E benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'indomani di Napoli-Venezia, finita 1-0 per gli azzurri, una partita che abbiamo commentato nel post partita e appunto, come al solito, prima di Capodanno, in questo caso, andiamo a rispondere a quelli che sono stati i vostri commenti sotto il post partita, che sono stati tra l'altro tantissimi, quindi ho dovuto un po' fare una selezione perché sennò rimanevamo qua fino a Capodanno stesso, fino a mezzanotte inoltrata dell'1. Quindi grazie per tutti i commenti, vado un po' a riprendere quelli che sono stati i vostri umori, commenti sull'andamento del match, anche sul mercato devo dire, perché ci sono 2 o 3 commenti su quelli che saranno i colpi potenziali di questo mercato del Venezia e in generale ovviamente ci sarà il grande argomento Candela perché non può essere altrimenti, l'avete notato anche voi giustamente, c'è l'errore grave, lo andremo a commentare leggendo quello che avete scritto voi. Però prima di cominciare, come al solito, vi chiediamo se possibile di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di condividere il video con tutti i tifosi arancione-verdi e non, che potrebbero essere interessati ai nostri contenuti, e commentate dicendo la vostra idea su quel che diremo, insomma. Prima di iniziare con la lettura dei commenti vogliamo ringraziare Maurizio Marchesini e Edgar per l'abbonamento che hanno fatto sul nostro canale e grazie perché ci sostenete molto. Quindi iniziamo con la lettura dei loro commenti. Giustamente. Vado con Maurizio Marchesini che scrive: la colpa non è di Candela ma di chi lo mette in campo, e continua con un altro commento: Conte che al gol esulta come un bambino che ha vinto al Monopoli, quando con il cartellino di un giocatore del Napoli si compra tutto il Venezia. Allenatore ridicolo, avrebbe dovuto arrabbiarsi con la sua squadra e complimentarsi con il Venezia per il coraggio e la determinazione dimostrata. Ma io dico semplicemente che è anche un po' l'euforia del momento. Ecco, secondo me la sua esultanza spropositata, visto il tipo di partita, nel senso, vista la caratura del Napoli e il nostro livello, diciamo, dimostra quanto bene avevamo fatto, quanto li abbiamo fatta sudare sostanzialmente, no? Quindi alla fine, fino all'80° eravamo lì e lui non era certo che il Napoli avrebbe portato a casa 3 punti, ed effettivamente se non era per quella svista grossa che a Candela, non si sa come finiva. Facile che, cioè non facile, però c'era la probabilità alta a quel punto, perché comunque mancavano pochi minuti, al di là che loro fossero in forcing, che magari un punto lo portavamo a casa. Quindi questo denota il fatto di quanto li abbiamo fatto sudare, al di là dell'esultanza o meno, spropositata o meno che sia. Sì, poi comunque il Napoli non è che vince una gara facendo tanti gol, quindi anche facendo semplicemente un gol l'esultanza è quella che è. Invece Edgar c'è scritto: doloroso, mi dispiace l'errore di Candela, abbiamo fatto una grandissima partita. È vero, effettivamente la partita è stata molto bella, è peccato per l'errore di Candela che ha rovinato tutta la partita fatta prima. L'hai detto giustamente questa cosa. Sì, no, peccato effettivamente perché, come ho detto prima, mancava poco e di fatto magari un punto dal Maradona, che sarebbe stata tanta roba, l'avevo detto anche nel pre-partita, lo portavamo pure a casa. Però non si può riconoscere, l'abbiamo fatto anche ieri nel post partita alla fine, che al di là di quello il risultato grande partita, cioè grande prestazione di tutti, meno che uno fondamentalmente, e quindi cosa dobbiamo fare? Grandi, cioè la via intrapresa è quella giusta. Alla fine rimango di buon umore nonostante la sconfitta, perché abbiamo perso contro una squadra che alla fine se la lotterà fino alla fine per lo scudetto, secondo me almeno. E poi c'è il fatto che comunque continuo a vedere segnali positivi non da questa partita ma da quelle altre 2, dalle ultime 2, quindi non posso che essere contento della direzione intrapresa, ecco. Continuiamo con la lettura dei commenti. Carlo: complimenti ai ragazzi di Mister Di Francesco, ma il Napoli ha dominato, meritava i 3 punti. Luca D mi scrive: sicuramente non siamo più in positivo che in negativo. Era onestamente difficile pensare di portare a casa punti, ma comunque sì, dimostriamo di saper reggere le grandi squadre. Ora bisogna assolutamente continuare così e portare a casa punti con quella alla nostra portata, tutte alla sinistra della classifica. Tutto questo nella speranza di prendere qualche buon innesto a gennaio. Circolano nomi interessanti. Candela mi dispiace, ma va venduto. Aggiungo infine ottimo Yeboah, Forza Unione, che potremmo fare. Marco Bighetti: stiamo crescendo ora sotto con l'Empoli. Bentornato alla ragazza, siete molto simpatici e ci salveremo, forza ragazzi, io ci credo più di prima. Buon anno a voi, forza Venezia sempre. Il Taglia scrive: sono errori pesanti, possono fare un'enorme differenza alla fine.
Comunque speriamo bene per il proseguo del campionato. Buone feste, buon anno, complimenti, è un piacere servirvi. Un botto di complimenti, grazie. Sì, grazie. E buon anno a tutti quelli che guarderanno questo video e anche quelli che non ci guarderanno, a tutti i nostri iscritti, insomma. Buon anno e buone feste a voi e alla fine su tutti i commenti sull'andamento del match. Questi, sì, come dicevo prima, la via intrapresa è buona, alla fine le partite importanti saranno le prossime, soprattutto per capire, ecco, per vedere questa continuità, perché secondo me alla fine, anche al di là del risultato ieri, la stiamo dando la continuità, non tanto di risultati ma di prestazioni più che altro, e quindi per quello io sono fiducioso e non riesco a essere negativo neanche di fronte a questa sconfitta qui, capito? Sicuramente ne usciamo più positivi che negativi, ovviamente. Sì, questa era una partita difficile e era difficile pensare di portarla a casa, ovviamente, perché contro il Napoli non è che vai lì e pensi di portarla a casa. Poi, per come si era messa, abbiamo visto un'ottima prestazione di tutti, a parte Candela, quindi, ma sono le cose che abbiamo detto un po' anche ieri. Sì, no, comunque in fin dei conti effettivamente, come scriveva Carlo, ci sta, cioè il Napoli ha meritato di vincere assolutamente, ha dominato e tutto. Era più come dire, una delusione perché stavamo riuscendo a fare un mezzo miracolo, nel senso che nonostante il dominio, nonostante il rigore parato da Stankovic e tutto, stavamo riuscendo a portare a casa il punto in una partita dove ovviamente avevamo sofferto tantissimo, ma ci stava che si aspettava il contrario. Però appunto rimane il rammarico a pensare cosa sarebbe potuto succedere se non c'era quella cappella difensiva, capito? E lì mi fa un po' arrabbiare. Però detto questo, 3 punti meritatissimi al Napoli, non dico niente assolutamente, cioè, ma anche il divario tecnico è troppo netto per poter dire altro, e si è visto in campo, per carità. E la partita alla fine l'abbiamo impostata bene difensivamente e tutto, quindi cioè una partita giusta per entrambe, di fronte anche a un Napoli che gioca così e gioca in quella maniera lì come vuole Conte e porta a casa tanti 1-0, e questo mi pare che sia il quinto, tra l'altro, perché ne avevo contati 4, quindi questo è il quinto, e si va avanti così e se la giocheranno fino all'ultimo e noi ce la giocheremo all'ultimo, ma per salvarci. Sì, sicuramente Di Francesco ha preparato bene la partita e soprattutto la formazione, perché Conte non si aspettava questa formazione, ha detto nel post partita, e con Oristano e Yeboah, quindi ottima idea che hai avuto anche te nel pre-partita. Sì, no, alla fine l'ho azzeccata così perché pensavo che effettivamente, non dando punti di riferimento al tipo di difesa che ha il Napoli, al di là che mancasse Buongiorno, comunque il modo di difendere rimane quello del Napoli. E come soluzione ho proposto quella. Sono contento che Di Francesco abbia avuto, non ho avuto insiderate o comunque voci che mi dicevano che andava così. È un ragionamento che ho fatto io così a livello tattico, diciamo. No, sono contento. Comunque è una soluzione, tra l'altro, che magari ne riparliamo dopo quando parleremo strettamente di Yeboah, perché sono arrivati diversi commenti sul giocatore. Parleremo di questo tipo di soluzione. Capitolo Candela, capitolo gigantesco, nel senso che sono arrivati veramente tanti commenti, non li ho messi tutti, li leggiamo tutti insieme perché alla fine dicono un po' tutti la stessa cosa, poi c'è uno o due che dicono, diciamo, qualcos'altro, aggiungono argomenti. Pachito, Candela inguardabile. Marco Righi scrive: ed è inizio campionato che il mister alterna gli esterni. Candela non poteva giocare tranquillo dopo gli ultimi errori madornali e poi 3 indizi fanno una prova. Mi dispiace, ma per ora bocciato, ora altra finale contro l'Empoli. Stefano, meglio di così non poteva fare. Ho visto il Venezia fare un'ottima partita, purtroppo uscire a testa alta non paga e i complimenti non danno punti. Candela si porta dietro questo karma negativo che danneggia lui e alla fine danneggia ancora più la squadra. Luca Busato, questa è la strada giusta, giocare più accorti e pensare a fare male di rimessa, e se si riesce forse l'ha capito anche l'allenatore. Su Di Francesco si può dire tutto, ma non che non abbia coraggio. Yeboah e Carboni sono state delle sorprese. Candela credo sia recuperabile dal punto di vista psicologico. Invece di rinviare ha fatto quella goffa ribattuta, un vero peccato perché non avevamo fatto errori gravi fino a quel punto. Meglio per starlo in B, meglio per lui e per noi. In A non si possono fare né tollerare tutti questi errori che vanificano il lavoro della squadra. Occasioni ne ha avute e ora anche basta.
Dominatrix ci ha fatto un po' un'analisi delle ultime partite, infatti mi è piaciuto molto questo commento. Napoli-Venezia, buco di candela in area regala la partita al Napoli. Juventus-Venezia, tocco di mano in area di candela regala 2-2 alla Juve. Venezia-Como, autogol di candela che ieri ci eravamo dimenticati di dirlo, che l'avevamo rimosso completamente. Era meglio. Bologna-Venezia 3-0, candela titolare. Venezia-Udinese, esce candela a fine primo tempo, la ribaltiamo nella ripresa. Venezia-Atalanta 0-2, errore di candela che si fa soffiare la palla De Retegui, raddoppio dell'Atalanta. E questo è un po' un riassunto della prestazione di candela nelle ultime partite che... Sì, no, sono tutti gli errori che ha fatto praticamente nelle partite ed è un giusto riepilogo, effettivamente non mi ero messo lì a farlo, però bravo che l'hai fatto, è effettivamente pazzesco, bravo che ti sei segnato tutto. Sono contento di avere iscritti così, Sì. che vanno poi a segnalarci con un elenco tutti gli errori, tutte le cose oggettive, perché non è che te le sei inventate, è vero. Al di là di Bologna-Venezia che era titolare, lì è stato un po' un disastro di tutti, però continuiamo. El German 84 scrive: è stato un caso che sbagliasse candela. Stankovic sull'azione del gol doveva uscire a prendere la palla in mano senza respingerla. In ogni caso il gol lo subì lo stesso perché mancavano più di 10 minuti alla fine e il Napoli stava alzando il ritmo di tantissimo. Quindi un attimo un po' di controparte l'ho voluta mettere alla fine, perché sennò sembra solo che prendo da una parte, insomma è giusto mettere tutte e due le parti. Però resta il fatto che fa un errore gigantesco e l'avete sottolineato anche voi. Non è il primo che fa. Allora, siamo onesti, fosse il primo che fa, sì, ne avremmo parlato, però vabbè. Insomma, se fa sempre prestazioni ottime e poi il suo 6 se lo porta sempre a casa, fa un errore, ci sta, cioè sbagliamo tutti nella vita. Sì, però. ma appunto il primo che ha fatto, non mi ricordo quella volta, probabilmente abbiamo detto, vabbè, può capitare la prima volta, poi la seconda, la terza, la quarta, la quinta, anche no. È un errore che è imperdonabile. Sul fatto che il Napoli avrebbe segnato lo stesso non lo so, perché comunque stavamo difendendo abbastanza bene, Stankovic era veramente in forma. La difesa e quindi anche, tutti erano molto attenti e a parte che loro hanno fatto un po' di pali così e hanno avuto un po' di sfiga al Napoli, però in ogni caso potevamo fare anche meglio, ma per colpa di Candela questa volta non è andata bene. Sì, no, magari io segnavo veramente lo stesso e non stavamo parlando di questo e facciamo solo i complimenti a Napoli. Noi facciamo i complimenti a Napoli, però sottolineiamo anche il fatto che c'è un errore grave di mezzo in quel gol che fanno, nel gol decisivo che poi li porta 3 punti. E di fatto è un errore grave, cioè non sono cose che si vedono sempre, ragazzi. Ma infatti cioè, poteva farlo chiunque, cioè Altare se avesse fatto quell'errore avremmo detto Altare non poteva fare quell'errore. Invece in questo caso di nuovo Candela, gli altri non hanno fatto errori che ci hanno fatto subire altri gol. Cioè è veramente paradossale che entra, sembra quasi che vada, cioè è brutto da dire, a rovinare tutto quel lavoro fatto bene dagli altri, cioè si entra un po' in questo circolo psicologico, anche karmico come qualcuno ha detto, non so se l'abbiamo letto qua, però effettivamente è vero, perché a quel punto lì, non so, porta quasi negatività, è brutto da dire, veramente brutto, me ne rendo conto, ma perché magari lui stesso a quel punto è giù di morale, dice non ci crede neanche lui agli errori che fa. Esatto. Perché anche l'anno scorso, che eravamo in Serie B e tutto, ma io non mi ricordo tutta sta valanga di errori cioè era un giocatore normalissimo, inserito nel contesto tattico di Vanoli, fine, faceva il suo e faceva anche bene, cioè non mi sono mai lamentato, anzi, cioè, ero contento di averlo in campo, ero sereno. Adesso appena entra, cioè, facciamo gli scongiuri, perché è una roba incredibile, ragazzi, cioè, e mi dispiace, però ormai è così, e penso che a questo punto, cioè, anche Di Francesco si vede comunque costretto, anche vediamo in ottica mercato se arriverà qualcosa. Ovviamente a livello di titolari non se ne parla più, cioè non se ne parla proprio che parta da titolare, spero. No, A livello di sostituzioni entrerà qualcun altro, anche più di adattato, così entrerà Carboni magari e metterai Zampano, non so, cioè qualcosa ti inventerai. Tanto alla fine a livello numerico ne abbiamo di esterni, qualitativamente non lo so, sceglierà Di Francesco, mio fido a lui, però di fatto ecco, c'è anche un Sagrado che hai preso estate, che in teoria dovresti vedere, almeno è così peggio
di Candela? Questo mi chiedo io. Non lo so. Io a sto punto qui, almeno psicologicamente, non sono convinto che sia messo peggio di Candela. Cioè, ritestiamolo. Tanto l'abbiamo già provato all'inizio campionato, riproviamoci. Infatti, dagli una possibilità anche a lui. No. Cioè, sicuramente non può fare peggio di Candela, quello sì. In questo momento qua è così. Passiamo al capitolo Yeboah, che sono arrivati 2 commenti anche su di lui, che a me è piaciuto molto la sua prestazione. Gianni Primo: oggi abbiamo visto una squadra che merita di stare in metà classifica. Ottimo Yeboah con Poia in panchina e Busio messo bene in campo. Peccato comunque abbiamo trovato un ottimo equilibrio. Il mercato ci regalerà Zerbin e spero venga ceduto Candela. Adrian scrive: Yeboah crea sempre qualcosa quando ha la palla. Ottimo, e doveva entrare quel tiro, peccato. Sì, al di là che quel tiro fosse viziato da un fuorigioco di partenza di non mi ricordo Zampano. chi. Sì, forse di Zampano, e quindi vabbè. Però effettivamente la soluzione tattica, ma me lo aspettavo già dal prepartita, a me è piaciuta. Peccato che non siamo riusciti a approfittarne di più, però ho visto movimenti interessanti tra Oristano e Yeboah che mi fanno presagire il fatto che in altre partite dove magari non c'è neanche insomma, i valori tecnici della squadra che affronteremo sono minori, magari qualcosa in più riusciranno anche a combinare, anche a livello di squadra, no? Di ripartire un po' meglio ancora, quindi avranno anche più possibilità di trovarsi meglio, però da quelle poche occasioni che hanno avuto per trovarsi ho visto qualcosa di interessante, sono movimenti che giustamente abbiamo visto poco perché poi in palla non è quella roba lì, No. e quindi secondo me magari non sempre, perché comunque poi in palla un attaccante da ritrovare ci servono i suoi gol. Però a volte, anche più volte, visto che l'abbiamo visto solo una volta e quello spezzone nella Juve per pochissimi minuti, Yeboah e Oristano insieme è una soluzione da almeno riprovare, almeno rivedere. Cioè, a me è piaciuto e mi è piaciuta anche la prestazione di Yeboah che ci ha sempre provato. È stato veramente volenteroso, voleva creare pericoli e nel suo piccolo ce l'ha fatta. Poteva migliorare, però resta il fatto che è un giocatore che comunque gioca poco e deve entrare nelle dinamiche tattiche della squadra negli 11 titolari piano piano, però vedremo insomma. Anche perché probabilmente Yeboah ieri è stata la prima partita che è entrato da titolare finalmente, anche che l'abbiamo visto giocare parecchi minuti, perché ultimamente lo faceva giocare sempre all'ultimo e lo faceva entrare un po' come seconda chance per vedere se può portare qualcosa di nuovo. O al posto del Ristagno anche tipo. Sì, però voglio fare complimenti a Di Francesco per aver avuto quest'idea, perché anch'io l'avevo detto un po' di tempo fa che mi piaceva e che la volevo rivedere, e quindi mi piace molto Yeboah e Oristagno, soprattutto perché poi Giampaolo non è in forma e non riesce a fare molto. A proposito, infatti, mi ricollego subito a quello che scrive Maverick. Domanda: Giampaolo, oltre che fuori forma, lo vedo piuttosto intristito. Il fatto che il migliore amico Joronen se ne andrà può determinare la sua futura permanenza? Allora, sul fatto che, non so, che Joronen se ne vada, non so. Questo anche è probabile, visto che non trova spazio. Dopo le grandissime prestazioni, tra l'altro, di Stankovic, a questo punto anche io avevo dei dubbi, ma ormai è un fatto che Stankovic è titolare, Joronen è panchinato, insomma, quindi se vuole giocare dovrà trovarsi una sistemazione, a quanto pare probabilmente finirà in Serie B da qualche squadra che ha bisogno di un portiere anche titolare, perché è un portiere comunque di livello, secondo me, per la Serie B, altissimo livello. Al di là di questo, sì, ho avuto anche la sensazione che quando è entrato, non so, non lo vedo neanche io a suo agio, non so come spiegarlo, nel senso che al di là dei discorsi tattici e tutto, non lo so, non l'ho visto bene neanche io, al di là di che ha potuto fare poco ieri, per carità, non vado a giudicare tanto, ha inciso poco, però anche per quanto riguarda gli altri match, non lo vedo. L'avevo visto in leggera ripresa la scorsa partita, però mi dà sempre segnali contrastanti, non sono convinto che si stia riprendendo del tutto, o è una ripresa lenta, ma forse anche troppo a questo punto. Non lo so, poi un palo non so, mi dà segnali contrastanti, non riesco più neanche a identificare bene quale sia il problema a questo punto. Sì, poi sicuramente è abbattuto sul fatto che l'anno scorso era il centro del gioco e tutto, e quest'anno invece cerca di fare qualcosa, ma non gira tutto attorno a lui come l'anno scorso, quindi non è proprio al centro del gioco e sicuramente non lo motiva questa cosa, secondo me, e lo abbatte.
Sì, no, può essere, però non so, ditecelo anche voi qua sotto nei commenti perché sono curioso, è una questione che cioè, è anche importante perché di fatto è il nostro attaccante titolare, se ci pensate, cioè non è un signor nessuno, fino all'anno scorso era, non so, Sì, una però sorta di dio a sì. Venezia, non so. Quindi scrivetecelo voi qua sotto nei commenti perché è una questione che mi interessa abbastanza anche sapere cosa ne pensate voi, perché io ormai ho pensieri contrastanti sulla situazione poi un palo. Passiamo al capitolo del mercato e di voci che sono arrivate su chi potrebbe arrivare. Per esempio, 7ode scrive: Bene, però con l'Empoli è l'ennesima ultima spiaggia. Se perdiamo si rimette molto male. Se vinciamo può essere la svolta e se pareggiamo restiamo in bilico. Ora dobbiamo limitare i danni in attesa che Antonelli sul mercato faccia uno dei suoi colpi con i mezzi limitati di cui dispone, e se evitiamo di gettare al vento altri punti preziosi con le dirette concorrenti, con i rinforzi necessari possiamo lottare fino alla fine. E poi Enrico Battaglia di conseguenza scrive, gli risponde quasi, sembra che arriverà Zerbino, speriamo che sia un buon giocatore. Allora effettivamente, piccolo capitolo finale sul mercato, a quanto pare adesso si sta parlando un po' di giocatori, quello più sicuro è quasi certo, nel senso Antonelli anche l'ha un po' confermato, ha detto che se ne riparlerà settimana prossima, è Zerbin, che è un'ala sinistra di piede destro, ma può fare a questo punto secondo me anche l'esterno destro. Dipenderà, io sono molto curioso su quello di vedere come lo vuole disporre Di Francesco in campo. Secondo me è un giocatore che può trovare spazio, ha sempre trovato, vabbè, il Napoli chiaramente per motivi di insomma, caratura tecnica in generale della squadra non ha trovato spazio questa stagione. Gli anni scorsi era in prestito così, prestazioni ondivaghe, però devo dire che sono curioso di testarlo, ecco, più che altro che di vederlo come lo userà Di Francesco. Secondo me la roba più probabile è che alla fine vada a finire, se giochiamo noi un 3-4-2-1, 3-5-2, vada un po' a inserirsi nei due trequartisti. E diventerebbe a quel punto il trequartista di piede destro che non hai. Sì. Oristano è il trequartista barra quello che volete, seconda punta di piede sinistro, lui diventerebbe quello di piede destro. Sì, comunque queste sono le informazioni che abbiamo finora Chiaro. e vi aggiorneremo se ci sono novità o comunque appena arriva un nuovo giocatore. Quindi attivate la campanella. E nulla, insomma, erano un po' questi commenti, non li ho messi tutti come vedete perché erano veramente tanti, anche tifosi di altre squadre, tifosi napoletani, che ringraziamo comunque per essere passati qui. E nulla, vi ringraziamo come al solito per aver lasciato tutti questi commenti, per aver lasciato la vostra opinione, ci aiuta tantissimo a ricostruire un po' il match e andare a parlare un po' degli argomenti, insomma, spero siate contenti di essere messi in piazza, ecco, il vostro pensiero e poi parlarne con noi avendo la nostra risposta. E ringraziamo come sempre gli abbonati di questo canale, Maurizio Marchesina ed Edgar Del Leon, che ci sostengono tantissimo, ci aiutano tantissimo, e il loro aiuto è fondamentale, quindi se volete anche voi sosteneteci, e se no grazie per aver seguito il video fino a qui. Infine vorremmo chiedervi di lasciare un like se vi è piaciuto il video, di iscrivervi al canale, di condividere il video con i tifosi del Venezia e non, che sono interessati ai nostri contenuti. Attivate la campanella per non perdervi nessun video anche sul mercato che adesso Lo sappiamo, inizierà. potrebbero uscire, cioè se ci sono ufficialità, cose, andiamo, cioè, ne parliamo, andiamo un po' a analizzare il giocatore e poi ne parliamo più concretamente, ecco, al di là di come abbiamo fatto oggi. E lasciate un commento dicendo la vostra sui vari argomenti che abbiamo trattato. E comunque, sempre forza Venezia. E sempre Forza Unione. Dai.